Sapevate che negli Stati Uniti c'è un ponte dove un uomo vestito da coniglio cacciava le persone con un'ascia? Lo chiamano il Bunny Man. Nel 1970, le coppie che si fermavano vicino al cavalcavia di Colchester iniziarono a parlare di una figura bianca, immobile, che li osservava dal buio. Una notte il finestrino di un'auto esplose. Fu allora che lo videro. Un uomo in costume da coniglio, con un'ascia enorme che sfiorava l'asfalto come un artiglio. La polizia arrivò, ma lui svanì tra gli alberi. Anni dopo, gli adolescenti iniziarono a sfidarsi ad andare sul ponte a mezzanotte. Alcuni scomparvero, altri tornarono. Diversi, come se avessero lasciato qualcosa laggiù. Dicono che ad Halloween, se resti in silenzio, senti un respiro affannoso dietro di te. E un attimo prima che colpisca, un sussurro gelido. Io schiaccerò. Lo sapevi che esiste una stanza d'hotel dove il tempo accelera solo per chi entra? L'hotel è stato chiuso da più di 100 anni. Un incendio al terzo piano, nessun superstite. Eppure, la camera 209 è rimasta intatta, come se il fuoco l'avesse evitata. Quando la riaprirono per un sopralluogo, notarono qualcosa di strano. Gli oggetti metallici erano corrosi, non bruciati, corrosi. Una chiave, lasciata su un tavolo, sembrava avere decenni di ruggine. E gli orologi, tutti fermi allo stesso minuto. Come se si fossero arresi. Pensarono fosse l'umidità o qualche strana reazione chimica, finché un investigatore non restò dentro per soli 20 minuti. Quando uscì, i capelli erano più grigi, le mani tremavano. Disse solo una frase: lì dentro il tempo non scorre, ti divora. Da allora nessuno entra più nella 209. Ma i tecnici dicono che ogni notte, dietro quella porta, si sente qualcosa cadere. Come se dentro qualcuno continuasse a vivere e invecchiare da molto, molto tempo. Forse il tempo non è un fiume, forse è una bocca. E quella stanza ha ancora fame. Sapevi che in Giappone esiste un demone che ama travestirsi da vecchia? Lo chiamano Onibaba e dicono che non cammini a tenda. Nelle montagne dove i villaggi muoiono di silenzio, un ragazzo trovò riparo in una capanna consumata dal vento. Dentro c'era solo una vecchia curva, seduta davanti a un telaio che cigolava. Non parlava, non respirava forte. Cuciva, sempre cuciva. Quando alzò lo sguardo, sorrise senza mostrare denti. «Resta pure per la notte», mormorò. Gli offrì una scodella di zuppa che odorava di ferro. Poi aggiunse con un filo di voce: «Qualunque cosa accada, non aprire la porta sul retro». A mezzanotte la capanna sembrò trattenere il fiato. Poi arrivarono i suoni, prima lievi, poi come lamenti trascinati contro il legno. Il ragazzo, tremando, poggiò l'occhio sulla fessura della porta. Dietro non c'era il retro della capanna. C'era una stanza che non avrebbe dovuto esistere. E in quella stanza, corpi senza volto erano appesi come tessuti bagnati. La loro pelle cucita insieme con lo stesso filo che la vecchia stava usando. Lui indietreggiò, ma un'ombra gli coprì l'uscita. La vecchia era lì, la testa inclinata, il sorriso aperto fino alle orecchie, niente occhi. Solo un taglio profondo da cui pendevano fili rossi, freschi. Dicono che il ragazzo sia fuggito in mezzo alla tempesta, urlando come un bambino. Quando lo trovarono, non riconosceva nessuno. E ancora oggi, ogni volta che vede una vecchia, si stringe la faccia con le mani e implora: «Non cucirmi, non cucirmi». Hai mai sentito parlare della leggenda della donna che ballava della Serbia? Una notte, un uomo stava tornando a casa a piedi, con la sua telecamera al collo. Era tardi e tutto era silenzioso. Si fermò per filmare la luna. Appariva insolitamente grande e brillava sopra la collina. Ma attraverso l'obiettivo, qualcosa si mosse ai piedi della collina, appena oltre i lampioni. Una donna. Stava ballando. I suoi movimenti erano lenti, sinuosi. All'inizio, bellissimi, quasi ipnotici, ma più a lungo la guardava, più quella danza gli sembrava innaturale, come se le sue articolazioni non si piegassero nel modo giusto. Continuò a filmare. Poi lei smise di ballare e si girò. Lo stava guardando dritto negli occhi. Anche da quella distanza poteva vedere il suo sorriso.
troppo largo, troppo immobile. Rialzò le braccia e ricominciò a ballare. Ma questa volta si stava avvicinando. Lui fece un passo indietro, abbassò la telecamera. Il suono dei suoi piedi riecheggiava, costante e ritmato. Non stava camminando, stava scivolando verso di lui, più veloce, più fluida. Lui si girò e fuggì. Più tardi la sua telecamera fu ritrovata su una panchina. Stava ancora registrando. Nessun passo, nessun urlo, solo un suono. Il lieve fruscio di qualcuno che ballava, sempre più vicino, sempre più vicino. E poi... Questa è una storia vera. Nel 1998, oltre 300 persone da coste diverse hanno riportato la stessa strana esperienza. Hanno visto un uomo alto, in un trench grigio, fermo sull'acqua. Non affondava, stava solo in piedi, immobile. Chi si avvicinava in barca sentiva un ronzio a bassa frequenza che spegneva i motori. E un unico, terribile pensiero piantato nella mente: torna indietro. La Guardia Costiera e i media liquidarono tutto come un'allucinazione di massa. Ma i rapporti scomparvero dagli archivi. I testimoni più vocali smisero di parlare, per sempre. Poi un tecnario in fuga ha parlato. Ha rivelato l'esistenza del progetto silenziatore. Non era un uomo, era un'antenna, un dispositivo per localizzare e silenziare individui con una specifica firma genetica. Un test su larga scala. Perché? I file declassificati menzionano pulizia evolutiva, l'estinzione silenziosa di un tratto umano che non comprendiamo nemmeno noi, un tratto che forse tu possiedi. L'ultima foto, sfocata, mostra solo la sagoma contro il tramonto e due punti neri al posto del viso che non riflettono la luce. L'hanno smantellato, dicono, ma la prossima volta che vedi una figura solitaria in riva al mare e un improvviso ronzio nelle orecchie, è già troppo tardi per scappare. Stanno solo controllando la lista. Lo sapevi che in Giappone esiste uno spirito che appare durante le tempeste di neve? La chiamano Yuki Onna, la donna delle nevi. I viaggiatori dicono che se sei solo in montagna e la neve smette improvvisamente di cadere, lei ti sta già osservando. Pelle pallida, capelli neri e lunghi, e occhi che ti gelano sul posto. Un uomo raccontò di averla vista da bambino. Lei gli sorrise e gli risparmiò la vita, ma lo avvertì. Se mai lo dirai a qualcuno, tornerò. Custodì il segreto per 30 anni, fino a quando una notte lo raccontò a sua moglie. La mattina dopo il suo corpo fu trovato congelato nel letto. Niente impronte, nessun segno di effrazione, solo neve sul pavimento attorno a lui e una lunga ciocca di capelli neri sul cuscino. Nelle scuole del Giappone si tramanda una leggenda inquietante, quella di uno spirito che dimora nelle toilette più isolate. Non ha un vero nome, ma gli studenti lo chiamano Akamanto, per quel lungo mantello scarlatto che si dice indossi. L'incontro avviene sempre allo stesso modo. Entri nell'ultima cabina, quella che nessuno usa mai, e all'improvviso una voce gelida ti sfiora l'orecchio. Preferisci la carta rossa o quella blu? La scelta è un terribile dilemma. Optare per il rosso significa una fine atroce, la pelle strappata via dal corpo. Scegliere il blu comporta una morte altrettanto orribile. Tutto il sangue svanirà dalle tue vene. Si racconta di una ragazza astuta che pensò di sfuggire al destino con un trucco. Alla domanda fatale rispose con sicurezza: nessuna delle due. Un silenzio tombale scese sulla stanza. Per un attimo credette di aver vinto, ma quando cercò di uscire, scoprì con terrore che ogni porta si era bloccata. Nello specchio appannato dietro il suo riflesso, apparve la sagoma di un uomo avvolto in un mantello color sangue. La trovarono all'alba, riversa sul pavimento freddo. Il suo corpo era intatto, senza un solo graffio, eppure completamente esangue. Sul muro qualcuno aveva tracciato con il vapore una sola enigmatica parola: scelta.